Chi deve ancora farlo riprendere posto e partiamo con quello che è l'incontro principale dell'Empirecon 2001. Abbiamo anche quest'anno l'opportunità di avere con noi un interprete della trilogia originale di Star Wars, è con noi già dall'inizio della manifestazione, ma questo è il momento in cui incontra il pubblico nella sua interezza, risponde alle nostre domande, ci racconta quella che è stata l'esperienza sul set dell'Impero colpisce ancora e sul set di tutte le sue produzioni. Diamo un grosso benvenuto a Michel Sheard, ammiraglio Ozzel. Hi, isn't it hot? Before we start, those of you who were here yesterday. Salve, prima di cominciare, coloro di voi che erano qui anche ieri, I promised to show you what an Italian Scotsman wears under his kilts. Italian Scotsman, please! vi ho promesso di mostrarvi cosa porta uno scozzese italiano sotto il suo kilt. Ecco. Okay. Nothing at all. Naturalmente non dovrebbe. Take your sword. Tappa la spada. Okay. Over to you, sir. Ok. Dunque, cominciamo con alla base, dove tutto parte, almeno per noi, l'impero colpisce ancora, The Empire Strikes Back. Il secondo film della saga che vede Michael comparire in quello che, ahimè, a tutti gli effetti è l'ammiraglio imperiale che, per dirla con le parole di Darth Vader, è maldestro oltre che stupido. Iniziamo con chiedere a Michael l'approccio al personaggio e il suo coinvolgimento nella saga di Star Wars, nel secondo capitolo dell'Impero colpisce ancora. I start saying that you are here mainly because of your interpretation of Admiral Ozzel in The Empire Strikes Back. It's a very peculiar figure, very peculiar character. I'm sorry to say that, in the words of Darth Vader, he is as clumsy as he is stupid. So, how did you get involved in Star Wars? How did you approach your character? And how was it like to start working with George Lucas on set? Wow. Okay. Number one. Yes. It is much more interesting to play a character which is 2 or 3 or 4 dimensional. È molto più interessante interpretare un personaggio con 2, 3 o 4 dimensioni. And that is what made Ozzel so interesting, because in fact there is a new book coming out called the Star Wars Official Fact File. E è per questo che è stato interessante interpretare l'ammiraglio Ozzel. Infatti c'è un nuovo libro che sta per uscire, Star Wars Official Fact File. And a very nice writer has written the backstory to Ozzel. Uno scrittore molto in gamba ha scritto la storia del personaggio dell'ammiraglio Ozzel. How he was born into a military family. Di come era nato in una famiglia di militari. And he was a slimy toad. Era un leccapirri. And clawed his way up to where he is. E ha dato la scalata alla posizione in cui è arrivato. And
that makes the character so much more interesting to play. Questo rende il personaggio interessante da raffigurare. As I say, because it's more dimensional, but also it's not boring. Ci sono più dimensioni, più sfaccettature, ma soprattutto così il personaggio non diventa noioso. Okay, the next point of your question, I think, was how did I get the part? Yeah? Before we go on, I'm getting a lovely light in my eye. Can I just move this table up just a fraction? That's better. Okay, now, there is a myth that I believe in speaking things as they are. Molto bene, c'è una cosa in cui io credo e che è nel dire le cose come stanno. I thoroughly enjoyed doing the part. I very, very much enjoyed doing Star Wars, but Mi sono divertito moltissimo ad avere questo ruolo, mi sono divertito moltissimo a essere in Star Wars, ma at the end of the day, it was, to a busy character actor, just another part. in fin dei conti per un attore con una tabella di marcia molto impegnata è stato solo una parte tra le tante. In fact, if you asked anybody who was in the film, at the time the films were made, they would all say, okay, it's a nice part. So, Se chiederete a tutti gli attori che erano interpretati, che erano impegnati all'epoca nella produzione dei film, com'era lavorare nei film, tutti risponderanno ok, era un buon lavoro, era un lavoro come un altro. my agent rang me, and my agent said, you have 1 month off between the film you have just finished and the television series you are about to start. Il mio agente mi chiamò e mi disse che avevo un mese libero tra il film che avevo appena finito di girare e la serie TV che dovevo iniziare a girare. And they are making a sequel to that film that was made 2 years ago. What was it called? She said, Star something or other. E stanno per fare un seguito a quel film che hanno fatto 2 anni fa e che si chiama, com'è che si chiamava? Star qualcosa. And she said, there is a part that would fit in your schedule. And I've read it. C'è una parte che si inserisce bene nella tua tabella degli impegni, io l'ho letta. And it could be quite interesting, but the most interesting thing about it is that there is a rather nice death. È molto interessante, ma la cosa più interessante è che probabilmente c'è una bella scena per quello che riguarda la morte. And that's how I came to play Ozzel. George Lucas, later on, when I was doing, I did 2 of the Indiana Jones movies. Ed è così che ho ottenuto la parte di Ozzel. Più tardi, sempre con George Lucas, ho partecipato a 2 film di Indiana Jones. And we went over to La Rochelle in France, and George was there to meet us off the boat. Ci siamo recati a La Rochelle in Francia, Giorgio era lì per accoglierci al momento dello sbarco. And he said to me as I came down the gangplank, Michael, I've been waiting to speak to you and tell you that I thought your death in Empire was the best screen death I've ever seen. Lucas mi stava aspettando e mi ha detto Michael, sono venuto qui, volevo dirtelo di persona, la tua morte nell'impero colpisce ancora è la miglior morte sullo schermo che abbia mai filmato. And in a way, you know, with hindsight, I wouldn't be here if it hadn't been for Star Wars. I wouldn't be going to America on Thursday if it wasn't for Star Wars. Is this too much for you, or shall I go on? All right. I love conventions. This sounds pompous, it's not meant to, I promise you.
but it does afford me an opportunity to say thank you to the wonderful people who have written to me over the years, who buy my books, and I find it great that we can get together and have a marvellous time. And that's what I have got out of Star Wars. Now that's a long one for you, isn't it? I'll do my best. Se non fosse per Star Wars, tuttavia, ora non sarei qui. Se non fosse per Star Wars, non sarei stato in America nemmeno pochi giorni fa. Se non fosse per Star Wars, non avrei la possibilità di fare quello che sto facendo. Vi garantisco che non intendo dirlo in maniera pomposa, ma è il mio modo, prendere parte alla convention è il mio modo per ringraziare e per esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che mi hanno scritto, che mi riconoscono, che seguono Star Wars e tutti i fan fedeli che hanno reso il film e la saga un grande successo. Grazie per averci ospitato. Just a final word on that. I do believe that everybody should get together and enjoy conventions. That's why, in fact, I may not have any dinner tonight because I'm tasting the different Italian dishes of everybody's plate. That's what it's all about. It's not coming down and doing a chat and a bit of a signing and then going away. Ok. È molto importante a una convention avere tempo per poter familiarizzare con tutti. Ecco perché probabilmente stasera non avrò tempo di cenare in maniera appropriata, ma sarò semplicemente di tavola in tavola ad assaggiare i piatti delle vostre cene. In realtà vengo anche per questo. Have we exhausted that question now? Oh? Have we finished with that question, or were there other parts to it? Just to another question, and I then pass the mic on. No, I meant the one that you asked me about how I got the part. Next question, please. Okay, well, just one thing I noticed is that I very much like the subtle interplay between you and Kenneth Foley, Admiral Pierce, in the two scenes you shared. How did you prepare that? It does come out a nice rivalry between the two of you. And well, that was quite nice. Okay, we're getting into the deep things now. Okay, no, not at all. I presented Italian question. Oh heavens. Okay. All right, I am blunt. We who did Empire were very lucky in our director. Yeah? Because Irving Kershner was a real old hand. He knew exactly what to do and how to do it, and he also knew when he had experienced actors to work with. All he said to Ken Colley and I'm seeing Ken next week, he said, don't forget the rivalry, and we played it on that. And I've got one other thing to say in a minute, which I'm very proud of, but you tell them that first. La mia domanda era come era nata e come era progettata la piccola rivalità che compare nello schermo tra lui e Kenneth Foley, che interpreta l'ammiraglio Pierre. Michael risponde che la cosa più importante, la cosa più bella, una delle cose più belle in The Empire Strikes Back è stato poter lavorare con Irving Kershner, che era un regista che sapeva esattamente quello che andava fatto, come andava fatto e in che modo, e quindi al momento di dare le istruzioni a Michael e Kenneth ha semplicemente detto non preoccupatevi, andate con le vostre battute, la rivalità emergerà pian piano davanti alla schermo, e così è stato. Okay, the final point that I just remembered, and I wouldn't be me if I didn't tell you that I did my death in one take. E non sarebbe qui
se non fosse anche per il fatto che ha svolto la scena della sua morte in una sola unica ripresa. Buona la prima volta. Okay, what was I going to do? There was another little point that, oh yes, I will admit this though. Somebody came up to order a question and answer, which we're going to have in a minute. Somebody said, how did you get the pulse in your neck to go? And I had to be honest, I hadn't a clue. It just happened. But it added to the tension. Molto bene, in un'altra sessione di domande e risposte come quella che avremo tra poco, qualcuno una volta gli ha chiesto come sei riuscito ad avere la pulsazione accelerata al collo e lui risponde che non ne ha assolutamente idea. È venuta lì per lì sul momento, ma ha aggiunto un'ottima attenzione al risultato finale della scena. Ok, adesso faccio continuare l'intervista a Giuliano Frattini di Monbase che parlerà un po' con Michael dei suoi lavori extra Star Wars, poi riprenderò in mano il microfono per la parte finale e per le vostre domande a Michael. Okay, I now leave the mic to Giuliano, who will take care of the other aspects in your career. I'll just stick around for the translation when needed, and then we'll start talking with public. Salve a tutti, sono Giuliano Frattini del Club Monbase e noi ci occupiamo delle serie di Jerry Anderson, di Cielo. Noi ci occupiamo principalmente delle serie di Jerry Anderson, ma non solamente, come qualcuno di voi già ci conosce del nostro club, ma di tutte le serie anni 70, principalmente inglesi, quindi anche Il Prigioniero, Doctor Who, Battaglia d'acciaio e tante altre cose. Ora, qui presente Mr. Michel Sheard, Tutti, oltre ad essere grande stimatore dei piatti italiani, saltellando da quello di uno a quello dell'altro, e anche delle bevande italiane. E oltre ad aver fatto la parte dell'ammiraglio Ozzel, ha praticamente lavorato in qualsiasi serie vada da un certo periodo ad un altro periodo. Praticamente quindi ha fatto delle parti, diciamo, tra virgolette minori, anche se il termine non sarebbe giusto, in tantissime altre serie degli anni 70. E tra queste ha fatto una parte anche in un episodio di Spazio 1999, Dragon's Domain, che da noi era il dominio del drago, ed era uno di quei poveracci che sull'astronave che veniva, diciamo così, invaso da questo mostro tentacolato, per chi si ricorda l'episodio, cadeva sotto le spire di questo essere, finendo orribilmente carbonizzato, come giustamente lui stesso ama definire, sono poi le cose più belle, le morti che uno deve saltare sulla sfera. Ed era l'episodio in cui era presente il nostro attore italiano Gianni Garco. Allora, io adesso volevo principalmente chiedere a Michel Sheard come si è trovato a lavorare con, cioè un'impressione sia su Jerry Anderson che su Sylvia Anderson e qualcosa più in particolare sull'episodio che ha girato e quindi anche sul nostro attore, cioè Gianni Garco. Comunque, what about your relationship with Jerry Anderson and Sylvia Anderson? And what about your episode, Dragon's Domain? And what do you think about Italian actor Gianni Garco? Okay. Let's start by saying it was a long time ago. Inizieremo con dire che è stato tanto tempo fa. But it is a misconception, you know. Even the experts on Space 1999 don't know it all. When they first set up Space 1999 and cast it, Martin Landau and Barbara Payne, no, she was happily known, or French, she was known as Barbara Payne. They weren't in the country, and when they came over, they saw a list of regulars that went on and on and on forever. And I had been cast as a German
scientist. But they blew the thing up at the end of the first episode and we all got slung into space, as you know. So that's 2. You better do that bit first. Ok. Quando la cosa nacque con i responsabili di Spazio 1999, Martin Landau e Barbara Bain, i 2 attori, esatto, il ruolo per cui Michael doveva essere chiamato era un ruolo di un tedesco, di uno scienziato tedesco, che però alla fine della serie, alla fine dell'episodio della prima serie, esatto, viene di nuovo ucciso, quindi questa è un'altra morte sullo schermo che lui può affrontare la sua attività. You've done? Okay. What was the next part of it? Oh yes. Okay, let's deal with Italian actors. I love Italian actors. I have worked with Claudia Cardinale and Franco Nero, he's Italian, isn't he? And the chap in Panoply, what was it called? Dragon's Domain. Yeah. There is one problem, and it's a problem that you get all over the world, even in my country. If I'm just trying to see who would demonstrate this right, you. Come here. Yeah. Now, I want you to say after me, how now, brown cow? How now, brown cow? That was pretty good. But if I was from the north of England, I would say, how now, brown cow? The difficulty and what I'm trying to illustrate is that if you get a Frenchman, a German, an Italian, it doesn't matter, over to the UK, and they have to appear in a UK production, they have to be able to speak the language wonderfully well. Thanks very much. Do you see what I mean? Oh, look. Thank you. But that said, I mean, Franco Nero, I did a film called Force 10 from Navarone with Harrison Ford again, we're back to Harrison. And he's a lovely guy. My favourite memory of him is he was sitting in we made it in what was then Yugoslavia. Oh, I'm going on too far, aren't I? Okay, go on. Il problema principale che accade nel momento in cui Michael ha dovuto lavorare con attori italiani che amo moltissimo, ma che del resto si verifica con qualsiasi altro attore in una qualsiasi produzione inglese o statunitense, è che, come la dimostrazione con Amedeo ha tentato di dimostrare, non importa quale sia il linguaggio di provenienza, ma se si lavora in una produzione statunitense è necessario o inglese, è necessario saper parlare inglese correntemente e impeccabilmente, altrimenti la cosa non funziona. Quando... Did I say all that? Oh yeah. Okay. A final little story, which is absolutely true, about Space 1999, unless you have more. It's in my book, in fact. And this goes back to the first episode, the one you didn't know I did. Where? The costumes came from America. Let's get that far first. Ok. C'è ancora una cosa da dire sullo Spazio 1999, nell'episodio in questione di cui si parlava. I costumi venivano dall'America. Is that it? Oh gosh. Okay, and they were made of a woolen material. Erano fatti di un materiale in lana. And where's he gone? He's too young to understand this, isn't he? Yes. Okay. Lui è troppo giovane per capire il problema, vero? When you are about to start filming, certain things happen to ladies. Quando si sta per cominciare a girare, alle signore capitano alcune cose. And
gosh, shall I name who it was? Well, you can work out who it was. Yeah, who it was who used to go up on the set and take any lady whose bumps were showing, take them behind the set and put sticky plaster over so that they didn't show. Ok, e c'era un apposito addetto sul set che si occupava delle signore le cui seni sporgevano o uscivano durante le riprese e le sistemava con nastro adesivo per poter sistemare il tutto. I was doing a convention in Germany recently, and this young girl came up to me and she said, Mr. Sheard? And I said, no, Michael, please, they're so formed in Germany. She said, Michael, you have saved my life. I have always been very troubled with, well, let's call them what they are, with nipples showing. And I read your book, and I tried it, and it works. Durante una convention in Germania fatta recentemente, una giovane attrice si è presentata a lui dicendo Mr. Sheard, e lui la corretta, no Michael, i tedeschi sono sempre molto formali, dice Mr. Michael, mi hai salvato la vita, e io sono un'attrice, ho letto il tuo libro, ho letto di questo episodio, l'ho provato e funziona veramente. No. Okay, any more? Are you not switched on maybe? Ah. Come dicevo prima, allora Michael Sheard ha partecipato praticamente a un'infinità di serie di fantascienza, oltre che film di vario genere. Se avete visto qualche foto del suo libro, vi sarete resi conto di come la sua faccia vi è familiare.